Se c'è un cantiere che ha fatto di innovazione e creatività le sue bandiere, questo è certamente Beneteau. Ogni generazione di cruiser ha dei tratti distintivi che l'allontanano dalle famiglie precedenti, spesso con soluzioni dirompenti. Perché gli sforzi di cantiere e progettisti sono tutti tesi verso un unico grande obiettivo, quello di rivoluzionare il modo di vivere la barca e quindi anche il mare. Oggi con The Boat Show siamo a bordo dell'Oceanis 40.1 che sostituisce la sorella di 41 piedi. Tante le novità, molte d'impatto, e allora scopriamole insieme al dealer di Roma. È arrivato il momento di mollare gli ormeggi. A firmare la neonata in casa Beneteau è un team di architetti ben collaudato, Nauta Design per coperta interni, Marc Lombard per l'architettura navale. Ed è proprio la sua matita a raccontarci di un'idea progettuale, estetica e pratica un po' insolita, l'adozione di uno spigolo che taglia lo scafo da poppa a prua, divenendo un redan, ovvero uno scalino per deviare il flusso dell'acqua permettendo di avere la coperta asciutta e in coppia con carene potenti per un miglior comfort quando vento e mare salgono. Il bompresso integrato, dove è possibile armare vele e Code Zero o Gennaker, ingloba il musone dell'ancora, ben distanziata per evitare che durante le fasi di atterraggio in rada urti il dritto di prua. I passavanti misurano 42 cm, non sono larghissimi, ma sicuramente permettono un comodo movimento da poppa a prua. Occhio però alle sartie basse. Ed è sulla Tuga che troviamo la seconda grande novità dell'Oceanis 40.1, l'abbandono del roll bar, l'elemento distintivo della precedente famiglia, per l'adozione del punto fisso. In questo caso abbiamo l'archetto della scotta della randa. Soluzione che da una parte lascia sgombro il pozzetto dalle manovre, dall'altra permette all'armatore di optare per vele più performanti come la full button, traendo benefici anche dalla posizione del boom più basso. Più facile per un velista esigente lavorare quindi su forma e aspetto della randa, gestendo svergolamento e grasso. Il pozzetto, molto largo e dotato di 2 gavoni sotto le sedute, ospita un tavolo spazioso per 6 persone con zattera integrata. Interessante la soluzione delle 2 sedute ribaltabili. Lo skipper le può regolare al meglio secondo il proprio stile di conduzione della barca. Il tradizionale pod è sostituito da un TNT bene, lo spazio per l'elettronica è minimale ma sufficiente per installare chart plotter e altri display come il bow thruster e il salpancora. Oltre alle sezioni prodiere è qui sulla spiaggetta che si possono godere momenti di puro relax, magari leggendo un buon libro come sto facendo io. Pensate, la sua superficie è di 3 metri quadrati. Ed ecco svelato il grande vantaggio di uno spigolo così pronunciato, la possibilità di una quarta cabina a prua con letto a castello, ideale per le società di charter. Pensate, siamo solo su un 12 metri. A beneficiarne anche il quadrato perché sfruttando il disegno delle murate verticali è stato possibile dilatare gli spazi sfruttando ogni centimetro disponibile. La dinetta e la cucina U, comoda e funzionale, sono perfettamente aderenti alla struttura lasciando così un abbondante calpestio. La grande personalizzazione tipica degli Oceanis si riflette molto bene sulla customizzazione degli interni. Si va dall'armatoriale a 2 cabine e un bagno fino alla charter a 3 o 4 cabine e 2 bagni. E la cabina di dritta ha l'accesso diretto al bagno con box doccia separato. E uno degli aspetti più interessanti della zona cucina è il frigo a pozzo davvero molto capiente. E sulla barca in prova abbiamo uno Yanmar 45 cavalli linea d'asse che a velocità di crociera può raggiungere i 7-8 nodi a 2200 giri.
Lo dicevamo prima, l'adozione dello spigolo porta evidenti vantaggi nella vita sotto coperta, ma non solo, anche per la navigazione. È quindi arrivato il momento di scoprire le doti dell'Oceanis 40.1, è arrivato il momento di issare le vele! Oggi Roma ci accoglie con un vento da nord-nord-ovest sui 10 nodi. L'imbarcazione, l'Oceanis 40.1, riesce a crearsi un apparente di 13 nodi e la velocità sviluppata è di 6 nodi e mezzo. Parliamo ovviamente di SOG, Speed Over Ground. La sensazione è di una barca estremamente bilanciata e una volta messe a segno le vele in maniera precisa, ecco che la barca si muove da sola come su un binario. Gli interventi dello skipper, del timoniere sono minimali perché è la barca a seguire la sua rotta. Un po' come quando si era sulle derive, se vi ricordate, i primi insegnamenti erano quelli di levare il timone e di navigare con la sola regolazione delle vele. Ecco, l'Oceanis 40.1 ci permette proprio questo. Una volta messe a segno le vele, la barca ci porta esattamente dove vogliamo andare. In questa versione, la First Line, la navigazione è molto sfiziosa. I due winch primari posti ai lati della doppia timoneria, la scotta di randa alla tedesca e il Genoa al 105% della J inclusi nel pacchetto ci permettono una conduzione in solitario. La carena sotto lo spigolo mantiene linee più filanti, magre e performanti. Il progetto dell'Oceanis 40.1 conferma la vocazione del cantiere francese nel confezionare imbarcazioni su misura per ogni esigenza, dall'armatore desideroso di trascorrere poche ore in mare senza troppi sforzi fino al velista un po' più esigente alla ricerca di prestazioni e di qualche regolazione di fino in più. Le matite poi di Lombard e Nauta pizzicano le corde delle società di charter, ricavando in un 12 metri una quarta cabina. Da qualsiasi punto lo si voglia quindi guardare, il progetto dell'Oceanis 40.1 è più di un family cruiser. Per noi è un flexible.